Mosca, porca troia. Non c'è così tanto odore. Oh. Cazzo è? Non avevo mai sentito questo odore. Buongiorno a tutti, ultima mattina, abbiamo caricato le moto, facciamo un giretto probabilmente nel sud della Sardegna, nella parte montuosa, per poi tornare sempre sulla 125 perché è troppo bella. Torneremo a prendere i bauletti, poi andremo ad Olbia perché ci tocca prendere il traghetto per tornare a casa. The Last Dance. Altra strada in teoria bella, la 128, continua sia verso Gavoi che verso Vada, questo qua adesso mi viene addosso e dopo noi andiamo verso Ovatta e vediamo di continuare verso il basso, verso sud. Se fosse tutta così sarebbe molto bella. By sheer coincidence. Abbastanza incidentata, bucherelline un po' ovunque, un po' strettina, immersa nel verde. Siamo nella foresta, c'è di tutto. Ovatta, paese del pane, paesino tipico dell'entroterra. Continuiamo in direzione Sorgono. Un po' rottino, Porca. Appena usciti a Zara continuiamo per la 128, sempre molto bella dal punto di vista occhi, guidata un po' meno. L'unica veramente bella è sempre la 125. Sono veramente tanto piccoline queste strade, sempre più stretta. Questa è una nostra corsia normale. Dio mio, ci stavo appena col paramano. Qua vabbè, frizione perché se no non va su. Forse a volte dovresti specificarlo che sei ironico, Mosca. No, davvero frizione. Welcome to Meana Sardo. Mi sa che adesso pausa caffettino per cercare di caricarsi un minimo. Piace più l'RC che il Panigale. Pausa caffè fatta, adesso torniamo a bordo. Abbiamo beccato anche su dai locals qua perché ci dicono che non pieghiamo le moto. È vero, siamo degli amatori scarsi e va bene così. Quindi a dopo. Continuiamo per la nostra stradina. Oggi si sta molto bene. Con 170 cavalli contro 40. 47, non offendiamo. Guarda che traiettoria, guardala lì che traiettoria. Culo, gambe serbatoio, apertura ginocchio, spalla giù. Valico Ortuabis, 839 metri. Abbiamo abbandonato la 128 perché diventava lunga e comunque non ci faceva impazzire. Adesso siamo sulla SP52. Fateci sapere se abbiamo perso un passaggio incredibile o se invece è sempre uguale. Eccoci su un classico asfalto sardo. Porca! Oh! Laghetto SS 198 direzione Tortolì. Attenzione, un asfalto da 7. Oh, macchina, stretto, ok. C'è l'asfalto ma manca le dimensioni. Vabbè, spavera tutto. Magari se non vado lungo, mi sto emozionando, devo stare rilassato. Ok, carino questo pezzettino dal laghetto. Cazzo che bello era quel pezzo lì, Mosca. È molto bello. Porca troia. Vabbè, finito. Dai! Credevo fosse l'inizio di un pezzo super incredibile, invece era un 500 metri. Però c'è questo bel passaggio a livello. Ed eccoli qua, i miei due bimbi che mi fanno strada finalmente. C'è il maggiore che sta facendo da apripista, guardalo là se sbretta. Uno stambecco. Guarda che panoramino, noi ce lo godiamo a differenza di loro. Pensano solo a scannare, invece noi siamo qua per la natura, guarda che bello. Sassolini, guardrail. Oddio, mi è partito
Per la prima volta una schermata arancio. Quello è il traction. Ecco perché prima la moto non andava avanti. L'importante è fidarsi del traction. Assai. La ricerca del benzinaio perduto. Oh, e della strada senza buche. Aia. Aia. Ecco il passaggio a livello. Grande classico, ricorrente. Ma che carino quel murales. È pieno in questa zona. Un altro paese disabilitato. Che disabitato mi sembra crollato, franato, non lo so. È stato bombardato e poi dopo è rimasto così. SS 198, sempre lei. Tratto finale. Questa salire sporri, A salire è molto divertente, peccato che è davvero cortina. Un po' di gente stanca. Che brutta scena. Che schifo. Rigenerante prima di rifare la 125 per la terza volta. Se poi ci rimarrà tempo ci fermiamo in una spiaggetta Odorosei e stasera verso le 22 ci sarà il traghetto per il ritorno. Ed eccoci di nuovo sulla 125, ripartiti da Tortoli in direzione d'Orgali. Oggi almeno c'è caldo, siamo addirittura senza termica. Tutte queste curve a 90 gradi. È vero? Chi dice ci sto, non ci sto. Chiuderà o non chiuderà? Quell'ansietta lì. Occhio al vitellino. Ma porca cane. Cos'era? Vitellino! Non l'ho neanche visto, bro. Sono troppo concentrato, cazzo. Quasi sulla cima del passo. Oddio! Mucchini. Occhio, 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 Guarda che bei due ciclisti col GS. Vanno più forte loro che me. Vero. Marcia ciccata. Occhio. Occhio che c'è la curvina. Gambe cotte, polsi, spalle cotte. Ma ragazzi, ma come... Ma è la Sara quella dietro? Ma puttana. Ma come cazzo è? Sara, ma che cazzo ti sei drogata? Ma come fai a essere dietro? Ma come cazzo fa? No vecchio, sul serio? Non lo so. Mi sto veramente sul cazzo. Ah, ma è vero che la Sara rende meglio sempre alla fine. Lei si è scaldata oggi. Non capisco dove è mare e dove è cielo. Finita la 125 andiamo a riposarci l'ultima oretta a Calo Gonone, poco prima di Dorgali. Oggi io e l'altro maschietto eravamo davvero scarsi e deboli mentre c'era la Girth on Fire. Ogni tanto ci fermavamo a dire ok aspettiamola e niente, era già in mezzo a noi. Abbiamo 150 cavalli più di lei, meno male che almeno sul dritto posso scappare. Se siamo scarsi, cosa ci vuoi fare? E se lei è forte? Un po' deludente, pensavo avesse un po' più di colore, più simile alle altre calette, però per rilassarci va benissimo. Tra l'altro ci si arriva in moto comodissimi, si parcheggia a 50 metri, quindi top. Ultimi minuti di relax e poi si torna al B&B. Oddio, ce l'ho nel naso. Oddio, no, mi è entrato nel cervello. Falli assaggiare a Igno. Che merda, mosca! Porco di...
Strada diretta da Calagonone al B&B a Fonni. Ringraziamo Google Maps per questi splendidi suggerimenti di strada, molto suggestivi, sto per ammazzarmi. One pair of pants later. Sei vecchio e rotto, forza. The Last Dance. Dai Mosca, The Last Dance. Vai Mosca, The Last Dance. The Last Dance. Sì, apri tutto, fammi sentire il V4. Senti lo sbrappino della Sara come arriva nelle orecchie. Oppa. Sì, oppala, ecco qua. Forza, The Last Dance. Mettiamo giù sta merda di cupolino che ha rotto i coglioni. Ma guarda! Sì, scalo e butto giù il ginocchio. Non ci credo, ho pestato da secondo mentre volevo alzare la marcia. Sfondato il cambio. Guarda che balletto con questa temperatura piacevole. Vero? Fonni, giunti a destinazione. Guardateli, una coppia. Ed eccoci ad Olbia. Fra un'oretta si riparte, dobbiamo solo cercare qualcosa da mangiare, da portare su con noi ed essere veloci a rubare qualche divanetto da poveri. Forse siamo salvi per stasera. C'è questo bellissimo Indian fast food doner kebab in pizza e adesso fottiamo tutto quello che c'è da mangiare. Belli, belli, belli. Grimaldi! La metto proprio qua dietro di te e la sta qui di fianco a noi. No! Com'è l'andata? Eccoci qua a barboneggiare sulla Grimaldi. Cash sono pochi, quindi qua dove dormiremo stanotte. A domani. Ciao!